Ok, ok. Vediamo se va adesso. Vediamo se va. Perfetto, eccoci qua. Eccoci qua. Perdonatemi, non so perché non andava. Adesso ci siamo. Ciao YouTubers, ciao Matteo. Ciao Lamborghini. Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Come state? Tutto a posto? Tutto bene io. Perdonatemi la live dell'altro giorno. Era tutto un po' giù e oggi volevo parlare un po', volevo chiacchierare con voi, quindi sono qua per rispondere a tutte le domande. E poi volevo anche chiacchierare, chiedervi un po' dei pareri. Poi ne parliamo. Intanto voi come state? Ciao Matteo. Su Twitch. Oggi che giorno è? Giovedì, sì. Sono contento che sei riuscito a partecipare. Tutto bene? Te come stai? Tutto a posto? Ciao Kawasaki R71. Caspita, tra Lamborghini e Kawasaki qui è... Ho anche un partner, eccolo qua. Metto girato. Eccoci, l'incubo. L'incubo, hai cambiato nome? Ah no, è il... Ah, vedo io in modo diverso forse. Come state? Tutto bene? Eccoci qui. Si sente la musica di sottofondo? Si sente tutto? YouTubers, Marco, io sono il Vitto comunque. Ma come? Adesso mette il nome con la chiocciola. Ah, quindi non è una mia... Non è una cosa mia, è proprio in generale. Infatti è cambiato... Perché l'incubo... Prima vedevo l'incubo scritto, adesso l'incubo YouTube. YouTubers, prima vedevo il Vitto, adesso YouTubers. Quindi Kawasaki e Lamborghini magari è gente che già conosciamo. Forse. Matteo, siamo tutti orecchie. Adesso iniziamo. In realtà sono anche qua per chiacchierare con voi, quindi ragazzi, qualsiasi domanda avete, qualsiasi cosa, oggi facciamo una bella oretta di live in chiacchierata. E via. E si vola. Pika Ramen. Ho provato il nuovo gioco di Pokémon, tra l'altro, bellissimo, mi sta piacendo molto. Tra l'altro, settimana prossima, se volete, esce l'aggiornamento di Pokémon. Quasi quasi potrei provare a fare una mia prima live di gaming per testare e vedere come va. Che dite? Metto tipo una cifra e apriamo i pacchetti insieme. Pokémon TCG Pocket, intendo. YouTubers, Marco, a proposito, che sarebbe il Vitto, devo ricordarmi. Marco, a proposito di incubo, ne ho avuto uno ieri notte, caspita. Ho sognato che terminavi il canale. Ecco. Ecco a proposito. Trudy, ciao Trudy. Marti, dove sei? È vero, dov'è Marti? Buonasera Pietro. Buonasera Marco, come stai? Ciao Joy. Il bello sai cos'è? Che hanno cambiato questa cosa dei nomi, quindi io non ho idea se è gente che già conosco oppure se è gente nuova, non capisco, perché hanno cambiato i nomi. Al giorno d'oggi c'è un gioco e la gente l'ha già finito prima dell'aggiornamento. Sì, infatti non ha senso. Matteo sì, quindi Matteo contento della live di gaming. Va bene, proveremo settimana prossima, martedì, a farlo. Eccola qui, la Marti, lei invece ha lo stesso nome, la Marti06. Marco, volevo usarti una cosa sul Giappone. Dimmi. Dimmi tutto. Scusate. Per un attimo sono impazzito. Tra l'altro Marti, perdonami il mood della live scorsa, che tra l'altro ho eliminato perché era un disastro, ma era una serata un po' particolare. Quando mi sono accorto che quando non ho voglia di fare le live o è un momento un po' così, non è necessario farle, ecco, non ha senso farle per forza, non è un lavoro o altro. Sì, io resto fissa, il mio user è questo ovunque. Ottimo Marti. YouTubers, che è il Vitto, ultimamente ci sono stati diversi casi di morti e feriti a causa di orsi che hanno invaso
Le città. Cosa? In Giappone? Orsi? Probabile. Cioè, brutto, ma può essere in effetti. Tra parentesi, orso in giapponese si dice kuma. Sto migliorando il mio giapponese pian piano, ragazzi. Watashi no nihongo wa motto josu desu. Matteo, ciao. Eccoti qua, Matteo. Ma cosa è successo ai nomi? Infatti non so neanche cosa è successo. Penso che sia un aggiornamento di YouTube. Infatti, dimmi chi sei, Kawasaki, così mi ricordo, magari se capisco chi siete. Tranquillo, ma che capita a tutti un momento così, sei un ano. Grazie, Marti, anche tu sei un'ana. Marco, quali sono i brand abbigliamento anche online che utilizzi e consigli per outfit sia casual che classici, ma restando sul minimo? Bella domanda. Allora, ti faccio... ma questo sono io. Ti faccio vedere cosa utilizzo io. Allora, un brand da cui prendo le magliette nere è COS. Così, perché facendo un po' di ricerche sono magliette nere normali, decenti, in cotone, 100%. Le trovi... Ci sono anche negozi di COS in giro. Mada no Nihongo no Benkyo o shiteimasu ka? Hai. Ichinichi desu. Sono Hiro. Ah, ciao Hiro! Quindi faccio COS. Poi per le magliette nere ho anche Intimissimi, uomo. Ovviamente niente di che. E poi ho anche, com'è che si chiama? Ma in realtà basta, non è che prendo tante cose. Le cose che prendo le prendo tipo all'usato quando capita. Tipo all'usato oppure anche... Cioè non compro mai vestiti. Prendo le... come si chiama? Cose tipo che mi fa Claudia. Marco, ma questi versi... Non lo so. Oh. Umano, scusa sto post per esame universitario. Ecco. Questa volta mi è arrivata la notifica su Discord della live, ma di solito non mi arriva. Devo cliccare su qualcosa per essere sempre aggiornata? Come? Come Trudy? Che strano, non so perché. Allora, sì, su Discord oppure su Instagram ho il... come si chiama? Ho il gruppo. Ho fatto il gruppo di Discord, ma anche l'ho fatto su Instagram, un po' più ampio. E aggiorno lì. Quindi ogni volta che faccio la live durante il giorno vi aggiorno lì se la faccio o meno. Ecco perché l'orso di Tekken si chiama Kuma. Oh, non lo sapevo, non mi ricordavo. Kuma, orso. Pietro Ospedale. E compri da Vinted? No, non compro da Vinted, compro tipo se vado ai mercatini dell'usato, tipo in Giappone mi sono comprato un paio di pantaloni. Ah già, un brand interessante da cui ho comprato i pantaloni che mi piacciono molto, sono diventati forse i miei pantaloni preferiti al momento. Li utilizzo sempre. Sono... è Uniqlo. Uniqlo. Vediamo, sono questi qua, vediamo se li trovo. Uniqlo. Vediamo se li trovo. Ah, chinos. Sì, non sono trouser, sono chinos. Perché anche questi li ho comprati in Giappone, ma dovrebbero esserci anche qua in Italia. Non si capisce niente. Settimana prossima, tra l'altro, ragazzi, se volete, facciamo una live di nuovo con Claudia. Allora, pantaloni casual dovrebbero essere. Sì, ma questa è donna. Uomo. Pantaloni chino. Pantaloni chino, i miei pantaloni colore black. Slim, ampi, misura lunga, dovrebbero essere questi. O forse non sono chino. No, forse non sono chino. Forse sono pantaloni ampi. Cos'è pantaloni ampi? Cosa significa? Cosa che... Vabbè, comunque sono i pantaloni classici neri. No, classici, sono pantaloni... Boh, cioè a me sembrava uncino, però hanno più la texture tipo... No da jeans, ma quasi. Vabbè, insomma. Avete capito. Matteo, my hero. Grazie Matteo Patatore. Matteo! Grazie mille.
Ah, bravi, per le donazioni, non so se avete visto su Discord, ho messo il link alla fine, Matteo ha votato, è l'unico che ha votato perché è il patatone che mi fa le donazioni soprattutto. E, ho messo, se volete, per evitare quella cosa lì che vi ho detto, che non posso dire qua sul canale, il link in descrizione. Il link in descrizione, se volete fare la cosa, tipo una donazione volontaria, lì è un modo, diciamo, per evitare tutte quelle... Quei come si chiama? Vabbè, avete capito. Cioè, ti arrivano direttamente, come se me li deste direttamente. Se mi piacerebbe, Claudia sa cucire, certo. Certo che sa cucire, fa i vestiti proprio. Provvedo a iscrivermi anche lì, grazie Trudy, patatone. Anche Muji ha capi di del tipo unico, vero? Anche Muji. Però Muji mi sa che è più... tipo la versione un po' più, tra virgolette, ragazzini, cioè tipo da discount forse. Sì, sì, ho visto, ma carino vederlo anche qui. Poi vado dal link, tranquillo. Ah, ecco, vedi perché avevo messo il doppio... sai che ti avevo messo su Discord, vi avevo messo da votare? Perché uno compare anche qua, cioè tipo sull'immagine, tipo qua, se mettevo l'altra, tipo compariva anche qua una sorta di animazione. Se invece fate dal link che adesso ho messo in iscrizione perché è quello che abbiamo votato, allora non compare. Quindi è un link un po' più pulito, quello che non compare, l'altro invece no. Quindi se mi dite, guarda, preferisco che compaia, cioè che si vede durante la live l'animazione, allora vi metto l'altro link, come preferite. Marco, ultimamente ho scoperto che riesco a mettere suoni particolari tipo beatbox, mi viene abbastanza naturale, per esempio in classe quando la lezione si fa un po' rumorosa mi metto a canticchiare. Caspita, è un talento, allora sfogati, vedi come va. Più che altro ancora molto oggettistiche e prodotti di vario genere. Ah, è vero, mi sa di sì, mi sa che avevo visto anche dei negozi quando ero andato a Shinjuku là. Costano un po', però sti pantaloni. Sì, ma allora tu conta che io mi prendo un pantalone tipo all'anno. Quindi insomma se ne prendo uno, ne prendo tipo, cioè non vado troppo al prezzo, ovvio che non vado a spendere 200-300 euro, ma finché costa meno di 100 euro prendo. Sembrano due bei brand, grazie. Cosa? COS non lo conoscevo, hai provato ASOS? Sì, ma ASOS diciamo che la maggior parte sono cose un po' così, poi non lo so, più che altro tutte le volte le provo, non mi piacciono e restituirlo è un po' un casino, quindi sembrano... Ah, i brand giapponesi li ho visti tutti dal video dai centri commerciali di Claudia, io ecco. Joy Sweet, sei Jessie, scusa, ma questi nuovi nomi fanno confusione. Allora ci sta per un anno, ma solo a me si blocca la live? No! Come mai si blocca la live? Ma possibile? Fammi vedere, provo a togliere il wifi. Magari prossima live dove ci sarà, le chiedo qualche info sulla sartoria, va bene? Va benissimo. Matteo dice no, qui va tutto liscio. C'è vento, c'è il temporale qua, quindi forse è il temporale, perché mi dà connessione tutto a posto, tutto a posto. Ho tolto adesso anche il wifi dal telefono, speriamo, ma dovrebbe andare. Ma no, qui va tutto liscio, non si sente la musica di sottofondo, però allora l'aumento un po'. A me non si blocca, a me funziona bene. Perfetto. E va bene. Allora, iniziamo. Volevo parlarvi, voi potete comunque, cioè rispondo a tutte le domande senza problemi. Però intanto volevo anche chiedervi un parere. L'ultima live avevo parlato un po' di questa cosa e sto un po' ragionando ultimamente sulla questione contenuti, sulla questione YouTube. Allora, contate che la situazione attuale è questa. Faccio video sul canale YouTube da non so quanti anni, penso 6 anni. Ho iniziato in inglese, ho iniziato facendo contenuti tipo sul fitness e ha iniziato a seguirmi un po' di gente. Poi ho iniziato a fare dei video tipo reaction, cose che mi avevano consigliato di fare, e ho preso un bel po' di iscritti, tipo ero arrivato intorno ai 10-15 mila iscritti, grazie a quella cosa lì. Da quel momento lì in poi ho detto non voglio fare reaction nella mia vita e quindi ho smesso di farle. Ho iniziato a fare video di altro genere. Mi sono un po' bloccato perché la gente che si era iscritta per le reaction e da lì è iniziato un po' il primo problema. Da lì
ho iniziato a cambiare argomenti, ho iniziato a parlare un po' di profumi, di cura di sé a livello esteriore, poi è arrivato TikTok, sono arrivate altre cose, ma di quello parlo dopo. E su YouTube quindi cosa ho fatto? Ho preso argomenti che mi piaceva trattare e ho iniziato a trattarli, far vedere quello che faccio e tutto, parlare di cura esteriore, parlare dei miei percorsi. In quel momento volevo diventare attore, quindi portavo la cosa di voler diventare un attore. E poi, pian piano, ho iniziato a switchare in italiano. Quando su YouTube, cioè su TikTok, ho iniziato a incontrare le persone che fanno contenuti in italiano, altri influencer, mi hanno suggerito di, se voglio iniziare a guadagnarci e farlo diventare un lavoro, ancora anni fa, di utilizzare l'italiano perché ha meno concorrenza e comunque ti crea una community e puoi sempre passare all'inglese in futuro, in caso traducendo o altri modi. E da lì ho iniziato in italiano. Ho iniziato in italiano pian piano, switchando molto lentamente, e quindi ovviamente si è creato un po' una confusione su tutti i miei social. Adesso è da anni che sono un po' fermo. Su TikTok era successa la stessa cosa, ero partito quando TikTok era ancora Musical.ly quasi, e quindi facevi un video, facevi 20.000 views e ti arrivavano 5.000 follower, 10.000 follower a video veramente. E quindi facevo un po' di tutto, facevo cavolate perché non, cioè veramente tipo sketch e cose così, anche in inglese, cose in italiano, in inglese, un po' un mix. E poi sono arrivato quasi a 200.000 follower e dopo ho cambiato con l'italiano e ho iniziato a farlo in modo più serio. Alcuna gente è arrivata, ma poi mi sono un po' bloccato. Da lì è da anni che sono bloccato con questi numeri, un po' per questo continuo cambiamento e un po' perché non ho mai alla fine preso una decisione vera e propria su che cosa fare da un punto di vista di contenuti. E ogni tanto prendo una decisione, poi torno indietro, poi dico sì, ma non voglio fare quella cosa lì. Ok, dico devo trovare una nicchia precisa, devo fare una nicchia precisa perché se no non cresco. E dopo un po' che la faccio mi dico sì, ma io voglio veramente parlare di profumi nella vita, mi pento un po' perché è vero, lo faccio magari adesso per guadagnarci un po', ma poi io voglio utilizzare i social in modo diverso, ma chi voglio essere? Poi ho iniziato tutto il percorso interiore, quindi ho iniziato veramente a perdere il personaggio che ero io, a non sapere più chi volevo diventare nella vita. E quindi sono arrivato a questo punto in cui le visualizzazioni sono basse e l'unica gioia che ho sono live in cui chiacchiero con voi e ci sto guadagnando in realtà qualcosina da delle sponsorizzazioni, da alcuni brand, ma i social non sono contento dei miei social. E quindi ho trovato un po' delle nuove strategie che vorrei implementare e volevo chiedervi la vostra opinione. Adesso ve le dico. Prima rispondo un attimo alla chat. Matteo, facendo l'inglese pensi che la platea di gente possa aumentare? Sicuramente può essere, però c'è molta più concorrenza. Tant'è che un giorno ho aperto anni fa dei canali secondari in inglese per provare e testare e vedere com'è. E non crescono facilmente. Quindi non è detto che l'inglese faccia crescere di più, non è assolutamente detto. E ho aperto un canale di beauty in cui parlo solo di profumi, ho aperto un canale di reaction in cui faccio solo le reaction che vi dicevo, e ho aperto un canale di spiritualità in cui faccio vedere tutte le cose che voglio dire solo di crescita interiore. Tutti in inglese e non crescono così velocemente, quindi... Nicolò, ciao Marco, finalmente sto progettando il mio viaggio per l'ashram. Scusate, una domanda, quanto dura Shunya? Te lo chiedo per organizzare meglio il mio viaggio post ashram e sapere quanto dura il mandala. Allora, non potrei dirtelo, ma detta tra di noi te lo dico. E non spaventarti, ma tutta la routine che imparerai durerà circa un'oretta in più. Perché non è solo Shunya, ti insegneranno anche Surya Shakti, ti insegneranno anche Shakti Chalana Kriya, e Shunya sarà da fare 2 volte al giorno e inizialmente anche Shakti Chalana Kriya 2 volte al giorno. Però non spaventarti da questa cosa, ognuno lo fa in modo diverso, quindi tu vai e senti cosa ti dicono. Io non lo sapevo, dopo sono andato in Giappone e ho visitato il Giappone e sono riuscito comunque a fare il mandala, quindi non preoccuparti. Devi solo un po' cambiare prospettiva. Joy Sweet, secondo il tuo consiglio ho preso il cleanser di centella, quello marrone, è life changing. Grande Joy. Grande. YouTubers, Marco, dove vuoi andare a parare? Non ci provare, non chiudere il canale. No, non preoccuparti, YouTubers. Marco, potresti avere 3 canali cardine, uno in italiano, in inglese e uno in giapponese, così si seguono tutto il mondo. Il problema è che il giapponese, ragazzi, non lo so ancora così bene. In realtà, ultimamente, YouTube adesso fa ancora schifo. Però YouTube ha iniziato a mettere questa cosa che ti doppia in automatico i video. L'avevo tolta all'inizio perché veramente doppiava malissimo. Ma poi l'ho rimessa perché dico, ma sai cosa? Cioè, alla fine
Se qualcuno vuole seguirmi, perché no? Cioè, se qualcuno vuole leggere, ascoltare il video in un'altra lingua, perché no? Strategie nuove, adesso ve le dico. Un canale che racchiude tutte queste sfaccettature di te, secondo me, va più che bene, più che disperdere energia con vari canali. Vero, infatti questo è rimasto il mio unico canale in italiano e tengo questo. Matteo Patatone, grazie mille, 11,99. Il mio supporter numero 1. Che Matteo mi scrive anche quando vede delle cose che tanti non vedono e apprezzo veramente tanto il supporto. L'incubo terribile è sta cosa del doppiaggio, io la odio, vorrei disattivare. Lo so, però l'avevo disattivata per il mio canale in automatico. Però a un certo punto ho visto che la gente che la utilizzava, cioè per assurdo, la gente la usa. Cioè, io pensavo fosse terribile e magari la miglioreranno in futuro, ma la gente la usa. E quindi, vabbè, teniamola. Cioè, più che altro capisco che magari dall'inglese, cioè se tu vuoi vedere un video in inglese e te lo traduci in italiano male, ok. Però uno che vuole vedere tipo un mio video e non parla italiano, magari. Giuro, se cerco video in inglese lo voglio in inglese. Vero, quello sì. Però l'italiano magari, capito, è un po' più di nicchia, è una cosa un po' diversa. Matteo passa su YouTube solo per dare soldi. Ma lo sa che non deve. Lo fa sempre. Cioè, se lo fa per piacere, me lo dice, quindi è un supporto volontario. La leggenda narra che Matteo sia MrBeast. Plot twist. Quali sono queste strategie? Allora, ve lo spiego. Dopo averci ragionato per tanto in questo periodo, sono arrivato a una conclusione. Ho cercato di capire chi sono, cosa voglio fare sui social e dove voglio arrivare, e lì poi vi chiederò la vostra opinione. E devo trovare un modo ovviamente che sia sì quello che voglio fare io, ma anche quello che le piattaforme vogliono. Perché purtroppo per le piattaforme, ragazzi, dobbiamo anche capire che funzionano in un certo modo. Cioè, se io faccio un video oggi sui profumi, top 10 profumi per l'autunno, domani faccio un video in cui dico qualcosa tipo sulla spiritualità. Quello che ieri mi ha guardato il canale il video sui profumi e mi ha iniziato a seguire, il video di oggi non se lo guarda. Purtroppo deve essere un po' come una serie TV. Cioè devi creare un po' delle puntate, devi creare un po' una continuazione tra uno e l'altro. Quindi devo trovare un modo per collegare di più i video, devo trovare un modo per mettere un po' di più la mia personalità di video e trovare questa cosa. Quindi ho trovato un po' un'idea. Allora, per fare più nicchia, quindi per cercare di essere più preciso, farò così, almeno proverò, e ditemi cosa ne pensate. Intanto ve la dico base e poi approfondisco. Utilizzerò la regola dell'80-20 sui canali lunghi, quindi YouTube. Dato che c'è più tempo per dare contesto, ed era una cosa anche per cui, ad esempio, anche l'Incubo mi diceva nella live scorsa che mi ha iniziato a seguire per quello, c'è più contesto per parlare di argomenti un po' più profondi, farò 80% contenuti profondi, non spiritualità, ma cura interiore, insomma argomenti particolari, 20% cura di sé a livello esteriore. Che è quello che comunque la gente a volte mi richiede. Perché ero passato da Mr. World Italia, quindi a parlare di cose di cura di sé esteriore, fino a ricerca interiore, quindi unisce un po' le due cose. Sui contenuti brevi, l'opposto. Quindi sui contenuti brevi, TikTok, Instagram e YouTube Shorts, quindi anche su YouTube comunque ve li vedrete, ma in forma di shorts, il contrario, quindi 80% contenuti di cura di sé a livello esteriore, capelli, profumi, pelle, eccetera, fisico, benessere, 20% cura interiore. E trovare un modo che ogni video, indipendentemente da quello di cui parlo, cerco di trovare un collegamento uno con l'altro, quindi fare video più studiati. Quindi oggi, se avete visto, ho messo un video su Instagram in cui mi sono messo lì a fare uno script. Prima non facevo script.
andavo a mano, non scrivevo copioni. Ho iniziato a capire che se voglio creare un video in cui sono sicuro che metto tutto me stesso, perché sono sicuro che parlo, anche se è un video di capelli, parlo anche della parte yoga, cioè non è che devo parlarne, ma in qualche modo si deve capire chi sono, per collegarlo anche ad altri video, o parlo della parte spirituale, o parlo viceversa di uno o dell'altro. Collegare tutto insomma in ogni video mi serve che me lo scrivo, perché sennò poi mi dimentico, perché sennò poi va a finire che parto per la tangente. Quindi per fare della forma, cioè una forma migliore, video più studiati, connessi uno con l'altro e 80-20. Questa è la partenza. Cosa dici? Cosa dite? E poi ovviamente adesso vi spiegherò altro. Matteo, purtroppo qualche compromesso ci deve stare, non è facile accontentare tutti, quindi punti di più sulla parte interiore, è questo che vuoi principalmente trasmettere? Sul canale, secondo me sì, cioè ha più senso, perché c'è tempo, perché non farei fatica a parlare solo della parte esteriore, ma farei fatica anche solo a parlare della parte interiore, perché la parte esteriore è più facile a livello lavorativo, è comunque arte, che è una cosa che a me piace molto ultimamente, da quando sono andato in India ho scoperto dietro un po' il velo delle persone, no? L'arte sta diventando secondo me l'unica cosa che per me ha senso nella mia vita ultimamente. Faccio veramente fatica a trovare il senso nelle cose, più medito, più faccio il percorso interiore, più mi svuoto, e l'arte la vedo come l'unico vero mezzo comunicazione per dare un senso a questo mistero che è la vita. E quindi i profumi, queste cose qui sono sempre qualcosa di più facile, più veloce, e quindi quello lo tengo per la parte breve. Ma parlare di spiritualità o parlare di certi argomenti su TikTok è più difficile. Tu dici, mi sembra un ottimo rapporto, alla fine è crescita personale, vero? Sì, perché in realtà nella mia testa è sempre cura di sé in generale, però capisco che per YouTube o per i social serva più precisione. Joy, per cui noi siamo un punto... Concordo, per cui noi siamo un punto di riferimento e una grande fonte di ispirazione, anche se i numeri non ti rendono giustizia e una community sincera molto affezionata a te. Grazie Joy. Grazie mille. L'incubo, parlando dei tuoi contenuti non so come mai noto che ci sono dei canali che seppur lentamente e costantemente crescano, ogni video fa comunque 15 visualizzazioni al massimo. Tanto lo fa anche l'avere un template per le miniature sa di professionale, vero? Marco, pensi di stare vivendo davvero la tua vita? Edoardo. E... penso che la mia vita io l'abbia abbandonata da 1 anno e mezzo, 2. E mi sembra di aver lasciato Marco indietro e di aver preso Marco come tipo maschera e di utilizzarlo perché è l'unico modo con cui posso interagire con un senso. È vero, i video dovrebbero essere più simili tra di loro, purtroppo la regola per gli iscritti, esatto. Stessa inquadratura, struttura del video sempre uguale, collegare il tutto è bella come idea, almeno esce la tua persona al 100%. Marti, praticamente più che sui temi punti più sul personaggio, esatto, devo trovare un modo per far sì che ogni video sia collegato a me più che essere un video a sé. Marco, io partecipo sempre alle tue live, ma ammetto che molti tuoi video non li guardo perché mi interessano solo alcuni contenuti. Ok, ecco, esatto, vedi. Il problema è di parlare di tante cose. Che poi il tutto si collega davvero, è pur sempre crescita, ma infatti nella mia testa tutto si collega. Però capisco che per tanta gente no. E l'idea di avere un personaggio, io all'inizio dicevo sì, ma io tutte le persone che seguo parlano di cose varie. Però poi ho pensato, è gente che comunque si è costruita nel tempo. Cioè, all'inizio sono partiti con qualcosa, una nicchia per fare profondità, e poi hanno ampliato. E quindi devo anch'io probabilmente puntare così. E devo prima concentrarmi su argomenti più specifici, magari creare delle serie. E infatti volevo chiedervi dei pareri su delle serie che vi piacerebbe vedere. E probabilmente devo fare così. Trudy, io ho molta gente che ascolto per mezz'ora sul loro percorso e noto che piace molto di più quando la persona va a braccio, come se fosse tra amici. Mi piace quando si va in profondità e c'è anche una riflessione sulle tue esperienze. Vero, vero, vero. Però a braccio serve per alcuni tipi di contenuti. Per altri, anche solo tipo dare una struttura è utile. Sì, assolutamente sensato.
Però potrebbe succedere che i numeri aumentino non in modo forte, perché contenuti su corrente interiore più video lunghi uguale video per poche persone. Contenuti su corrente interiore più video lunghi, video per poche persone. Probabile, sì. Sì, è vero. Però devo cercare di rendere appealing queste cose. Cioè non andrò a parlare di spiritualità, parlerò del mio percorso. Però questo viene compensato dai video brevi, quindi è sensissimo, ecco. Che musica hai messo in sottofondo è molto rilassante, si dice molto alle tue live. Grazie, YouTubers. Cioè, scusami, grazie, Joy. YouTubers, Marco, ti devo lasciare un buon proseguimento, nessun problema. Un abbraccio. Alla prossima. Abbraccio solo live, il resto deve essere studiato. Concordo, Pietro. La tua nicchia principale sarebbe più crescita interiore o esteriore? E te l'ho detto, qua sul canale farei più concentrato su interiore. Sui contenuti brevi più esteriore. Matteo, arrivare a collegare la figura di Marco ad argomenti più interiori ci sta, serve tempo però. Tanti ti collegano principalmente a profumi, capelli, i più vecchi ancora al fitness, vero? Vero. Però che poi mi sono messo lì infatti a capire e dire, ok, per capire cosa voglio fare, devo capire cosa voglio essere e cosa voglio portare sui social. E quando mi sono accorto che non ho idea di che cosa voglio essere, ho capito però che voglio essere di ispirazione. Voglio portare positività, voglio portare pace, voglio portare gioia, voglio portare libertà, voglio portare amore. Se voglio che questi social abbiano un senso nella mia testa per me, non voglio utilizzarli solo per intrattenimento, voglio che siano un mezzo per dare consapevolezza, per dare un po' di presenza, per fare in modo che quei 10 minuti con me nel video siano un modo anche per prendere una boccata d'aria fresca, per rilassarsi o per risvegliarsi, che siano un mezzo che può aiutare qualcuno, quindi un po' di ispirazione, di motivazione. E quindi mi sono detto, indipendentemente dall'argomento, voglio che alla fine i miei video siano un po' quello. E voglio quindi usare i social tipo per condividere questa cosa, anche per condividere il mio percorso, quello che imparo, l'ottimizzazione, l'evoluzione, il benessere, l'arte e basta. Quindi voglio essere sì di ispirazione, ma creare, condividere e trattare quello che al momento funziona o che mi emoziona al momento. Quindi ricapitolando, sarebbe lingua italiano ora. Sto leggendo i miei punti. Meno concorrenza e spingo, divento qualcuno in italiano. Poi in futuro si vedrà, sta altro social e se vorrò fare altro nella vita a livello internazionale oltre i social, almeno sarà tipo intaccato. E in caso comunque gli altri canali secondari. Per gli argomenti, come vi dicevo, 80-20, 80-20. Documento quello che faccio, spingo sulla nicchia, temi che vanno sia miei, guardo i video passati che sono andati, sia guardo anche cosa sta andando al momento, video più studiati e script, e pattern da tenere in tutti i video, un gancio, la forma, lo storytelling, anche la caption da utilizzarla meglio, CTA, l'ispirazione, presenza, cercare di mettere più me, quindi io sono te, me lo scrivo. Autenticità, consapevolezza, fare del bene, creare mia lore, community, unire ogni video a me stesso, direzione per seguirmi in futuri video. Trudy, su YouTube ci sta a fare video medio lunghi perché per questi temi c'è bisogno di dare tempo alla gente di affezionarsi e al contempo trovare argomenti validi, attuali. Esatto. Infatti ho iniziato adesso un test, sto provando in questi giorni a fare dei video un po' diversi, un po' più studiati, vediamo come va. Già oggi ho fatto un video più studiato sui capelli, quindi per i social brevi, e sta andando bene, quindi ovviamente inizio ad avere i commenti di gente che mi odia, ma è normale, di haters che mi dicono non è vero, non puoi smettere di far cadere i capelli, perché sono andato al dermatologo e mi ha detto che non mi stanno più cadendo i capelli, ma la gente mi dice su. Matteo, sarà un cammino un po' lungo, però penso di parlare a nome di tutti se ti dico che noi iniziamo il cammino con te. Mamma mia, Matteo, ma che patatone! Ah! Scusate. Joy, no, scusate, sono rimasti dietro. Michele, fai una challenge tutti insieme su un libro da leggere tutti insieme entro un mese. Sarebbe un club del libro. Giusto? Che dite? Ci può stare.
è da un po' che penso di diventare vegano o almeno vegetariano, ma a volte temo che possa essere troppo difficile a lungo termine. Tu cosa ne pensi? Penso che si possa fare, è solo una scelta e se scegli di farlo, sai che ci sono magari delle difficoltà in più, però se scegli di farlo si può fare, cioè sicuramente ci sono i mezzi per farlo. Magari integrando o comunque facendoti seguire da qualcuno. Joy, è da un po' che penso di diventare... Ah, scusami, già detto. Pietro, social a parte, potresti dedicarti al coaching di crescita personale, troveresti un bel po' di gente a crescere e migliorarsi, ci guadagneresti pure, sì, ma... Il problema, sai cos'è? È... Come? Cioè, dovrei parlarne sui social di queste cose, non ho voglia in realtà di vendere questa cosa, non lo so, mi sembra un po' strano. Poi in realtà ci avevo provato in passato a fare una cosa di coaching, ma non si era presentato nessuno, quindi ho smesso. Gli haters fanno sempre pubblicità, l'importante è che se ne parli. Non sono tanto d'accordo, Matteo, su questo, però guarda cosa è successo alla Ferragni, che se ne è parlato per un po' ed è meglio che non se ne fosse parlato, quindi se ci sono gli hater vuol dire che il video è girato abbastanza, in parte è anche una buona cosa, vero? Il problema è che, sai cos'è? Che comunque tipo era un ambito non medico, però si poteva trattare così, anche se io nel video l'ho detto esattamente, che sono stato seguito da medici. E vabbè, insomma, sì. Anche perché dove trovi un conto in credito che risponde a tutti, dai, siamo fortunati o no ad averti? Grazie, Matteo. Vabbè, gli hater sono sempre presenti, basta non considerarli e pensare che ti segue realmente perché c'è gente che ti vuole davvero bene. Vero, ma sì, poi io non ci faccio neanche tanto caso, ragazzi. E quindi non preoccupatevi per questo. Allora, cosa ne pensate? L'unica cosa, la mia domanda è questa qua. La mia domanda è questa che vi faccio. Quale può essere la mia direzione da condividere nei video per farli rimanere, le persone ovviamente, e a vedere i prossimi video? Devo fare delle serie? Che format serie fare che racchiudano tutto questo che ho detto, tutto quello che voglio essere? Questa è un po' la domanda. Vabbè dai, evita di sponsorizzare Pandora se è a posto. Michele dice io farei il club del libro. Ok, quindi tu diresti un a tema libri. Mi segno tutte le vostre idee. Temi. Cioè, avete capito? Io voglio trovare un modo per racchiudere tutto questo detto in... cioè facendo in modo che la gente voglia vedere il mio prossimo video. Cioè se tu arrivi e guardi il mio video, dici cavoli, voglio vedere anche cosa succede nel video dopo. Quindi tipo una serie. A puntate. Joy, i tuoi 10 profumi preferiti in boccetta rigorosamente nera. Bello. Ci può stare per i contenuti brevi, ovviamente. Quindi contenuti brevi, contenuti lunghi. Contenuti brevi, profumi preferiti personali. Può essere. Pietro, fai prima chiedere a ChatGPT. Ho chiesto a ChatGPT ma mi dà delle idee pessime. Ogni tanto dà delle belle idee, ma preferisco chiedere direttamente a voi. Joy, in realtà te lo chiedevo per adesso. Ah! Quindi i miei 10 profumi preferiti in boccetta. 10 sono tantissimi. Ti posso dire... te li faccio vedere. Te ne faccio vedere i primi che mi vengono in mente. Valor di Spirit of Kings. Black Gemstone di Stefano Umberluca. Pazzesco. Wood for Greatness. E poi Tom Ford Wood, non è proprio nero ma quasi.
Nero, nero, nero. Ah beh sì, c'è quello lì che è, beh, Office di Freelance One. E c'è, come si chiama? Black Star di New York. Di routine diverse e recensirne gli effetti. Ok. Ok. Routine diverse e recensirne gli effetti. Tipo, ho provato a... ed è successo questo. Ci può stare. Michele, io porterei sempre qualcosa a livello di crescita personale, spiritualità, meditazione guidata e qualche anche esperienza di viaggio. Ok. Viaggi e meditazioni. Perché non provi a ricreare il percorso che ti ha portato a destrutturarti? Penso che sia un percorso lungo che posso dividere in puntate. Noi possiamo seguirti passo passo, puoi commentare esperienze e sensazioni vissute di chi ci sta provando. Ci sta. Ci sta. Ci sta. Oltre al club del libro. Lascia la suspense a fine video, così se la gente è interessata, un video tira l'altro. Suspense a fine video. Joy, oddio bellissimi, conoscevo solo Woodwood di questi, me li segnerò nel caso ti farò sapere. Mi provato, ho posseduto Kingdom of Dreams, l'ero ammazzone, il mio preferito è gli incensati. Lo conosco molto bene, mi piace molto. Però il mazzone bel brand. Sì, c'è anche Army of Lovers, tutto nero di mazzone che non è niente male. Destrutturati con Marco De Liamat. E tra parentesi ho iniziato da qualche mese nel tempo libero che non ho ma ogni tanto a mettere giù delle parole per un libro a proposito di questa storia della destrutturazione, quindi raccontando un po' la mia esperienza interiore, ma ne parlerò. C'è Claudia. Vuoi salutare? Ho sbagliato. C'era un 50% di possibilità che fossi in live e ho beccato proprio quel 50%. Ciao a tutti. Mi viene da ridere perché dovevo aggiornare Marco su una cosa divertente, cioè divertente per me ma non per lui, ma lo farò dopo. Buona live a tutti. Ecco. Perché mi hai messo contro il muro adesso, scusami? Come contro il muro? Sono contro il muro, sto guardando la Pokéball. Ah, no, perché stai parlando al microfono, perché questo è il microfono. Ah, ok. Ok. Questo qua è il microfono. Va bene. State parlando di sumo? La Marti ti saluta. Ciao Marti. Trudy ti saluta. Matteo ti saluta. Ti salutano tutti. Matteo, è tornato. Matteo. È tornato. Bentornato allora. Vi ho detto che faremo una live sul sumo. Ma state parlando di sumo adesso? No. Stiamo parlando del mio canale e che sono a un passo da chiudere tutto. Ma smettila. Madonna, non ne posso più. Smettila. Meno male che ti stai lamentando con loro e non con me. Ma non mi sto lamentando, gli sto chiedendo il loro parere su dei format. Va bene.
Matteo ha detto Claudia, piccolo tu per noi. Ecco. Sì, Matteo, prenderò questo arduo compito e lo porterò a termine. Va bene, ci sentiamo dopo. Ci sentiamo dopo. Dopo. Buona live, ciao a tutti, buona serata. Vabbè, io sono ai furri della libreria, già fuori dalla libreria per il firmacopie. Grazie Matteo. Pietro, su allenamento e alimentazione non vuoi parlare? Purtroppo magari qualcosa sull'allenamento, l'alimentazione non ho le competenze, cioè io faccio quello che funziona per me, ma poi sono sempre argomenti medici che poi soprattutto in Italia arriva quello, ma hai studiato, ma chi sei per parlarne, è sempre un po' un casino in Italia. Poi io magari ogni tanto posso inserirlo. Aspettiamo il firmacopie. Tra l'altro, da un consiglio che mi avete dato in una live precedente, ho iniziato a provare a scrivere un paio di haiku. Che sono quelle micro poesie giapponesi, di 3 frasi. Caspita, ti percepisco un po' perso e confuso, Marco, spero tu possa trovare la strada giusta per te, buona fortuna. Grazie Davide. Sì, purtroppo sono su questi social, sì, sono confuso e ho accettato un po' la confusione e penso che il percorso interiore ti porta proprio a voler essere confuso. Penso che confusione però significa anche libertà, se ci pensi, perché è vero che da un punto di vista lavorativo si fa fatica ed è per questo che bisogna prendere un personaggio, ma confusione significa che non prendi più conclusioni. Non prendendo più conclusioni vuol dire che non sei attaccato a niente. E non essendo attaccato a niente all'inizio fa paura e sei perso e confuso, ma quando ti accorgi che questa confusione significa che sei libero di scegliere quello che vuoi fare, devi solo scegliere. E in questo momento sto cercando di scegliere. Puoi fare così, negli ultimi secondi del video, durante la chiusura, ti colleghi a un topic che hai già trattato e dici come ho detto in questo video e alleghi il video. Ad esempio, se dici questo è tutto ciò che ho provato in Giappone, se sei interessato ad altre curiosità sul Giappone, parlare in questo video e alleghi il video. Vero, grazie Kawasaki. Facciamolo. Questo è ottimo. La Martin, io volevo sapere la cosa divertente di Claudia. Ecco, suspense per la prossima live. Ma io volevo... Joy, restando sui profumi, cosa ne pensi di Inson Savignone? Non credo di averti mai sentito parlare, infatti non lo conosco. Pietro Ospedale, poesie brevi. Prova a leggere qualcosa di Sandro Penna. Sandro Penna. E anche, cos'è che dicevi? Inson Savignon? Ah, non si vede. Eccolo qua. Non lo conosco, sembra un... Ah, ok, sembra incenso liturgico stile Sorcinelli. Zelda Tears of the Kingdom giocato in live. Eppure alla fine, se ci pensate, uno si fa tante storie. Ma alla fine, anche se uno tipo porta videogiochi, porta profumi, porta qualsiasi cosa, alla fine dei conti è sempre tipo solo un mezzo. È sempre solo un mezzo con cui si esprime e per farsi scoprire, ma poi la vedi una persona tramite qualsiasi argomento. Quindi alla fine l'argomento è un po' un mezzo, se ci pensate, non bisogna neanche starci troppo attaccati. Il fatto che stai chiedendo consigli a noi, cuore aperto, ti fa ancora più onore. Grazie Matteo. Infatti a me questa cosa della trasparenza e poter chiacchierare con voi faccia a faccia a me piace, poi magari ad alcuni non piace, ma a me piace. Trudy, giusto, legare video già fatti anche più o meno trattano lo stesso argomento è molto valido. Legare video già fatti che più o meno trattano lo stesso argomento è molto valido.
È vero, non è facile perché mi dimentico, ma se inizio a farmi gli script, vedi, per quello purtroppo servono gli script. Yes, yes, yes. Scusate. Però sì, sì, devo trovare dei format, questi qua sono interessanti. Questa cosa del collegare certamente non è un format, ma è una cosa che devo fare sicuramente. Esatto, somiglia a Labs. Qual è il tuo preferito di Sorcinelli? Esatto, io lo immaginavo che somigliasse a Labs. Il mio preferito è Labs, mi piace anche Reliquia. Matteo, 4,99. Grazie mille, Matteo. Con lo Shiba che dà l'osso col fiocco. Grazie per la donazione. Gentilissimo. Ora con il fatto della suspense ci fai solo aumentare l'ansia. Mannaggia. Quando mai? Devo trovare un modo. Settimana prossima proviamo una live di Pokémon. Devo trovare un modo per attaccare il telefono e poterlo mostrare in live. Perché non so se si può fare. Anzi, sai cosa? Vabbè, la prossima live proviamo con calma. Va bene, va bene. Vabbè, meglio Matteo, stiamo sviluppando la strategia della curiosità per primi. Vediamo come sta andando il video di oggi. TikTok. Allora, il primo quando ho chiuso era 8000 views. Tu di la Switch non la puoi collegare ad uno schermo e trasmetterlo? E la Switch bisogna collegarla tramite il dock suo al computer. Il problema è che il mio dock non è qua, ma è a caricare in un'altra postazione. E quindi la Switch non penso. Voglio provare col telefono, però ci posso pensare. Vediamo se ho avuto altri hater. 11.000? Dai, 11.000 views. Sarà contenta Claudia, che mi ha aiutato lei a fare questi video. Non c'è sconfitta nel cuore di chi lotta. E vabbè, ci sono ovviamente gli haters, ma è normale. Andiamo su Instagram. La Switch, che poi io odio essere attaccato alle performance, ma in questo periodo devo farlo per forza. Joy, ma gli orecchini non li porti più? Volevo anche chiederti un brand, un sito dove poter trovare orecchini con pendente fighi. Ma in realtà sai che in effetti non li sto più mettendo, ma non è una scelta, semplicemente non mi capita. Li metto raramente, li metto molto raramente. Però, cioè, senza un motivo, semplicemente a volte mi dimentico o non ho voglia di metterli, boh. Ci vuole una scheda di acquisizione, e ci vuole una scheda di acquisizione, bravo l'incubo, vero? Che quella forse dovrei averla, però... 11.000 non è male, vero? Vero, confronto alle 500 views che avevo nell'ultimo periodo. Che carina che ti aiuta. Se poi in realtà sapevo che sarebbe stato oddio, Adam Mosseri è impazzito. Un argomento comunque interessato. Adam Mosseri appena, che è il CEO di Instagram, il capo di Instagram, ha appena messo un aggiornamento che su Instagram puoi creare la tua immagine e modificarla con le AI. E quindi farti vedere con varie cose. Sì, ma
A me non funziona quella cosa lì. Vediamo se funziona. Vediamo, storia. No, io non ce l'ho. No, non ce l'ho. Ragazzi, scendiamo per strada con forconi di fiaccole e andiamo a beccare le lettere di Marco. Ci trasformiamo nel suo esercito personale. Su Instagram meno, 5.000. Vabbè, insomma. Hai mai investito nei mercati finanziari? Certo. O no, le hai anche su Insta adesso? Ma infatti. Divertente per alcune cose, però. Facciamo l'esercito, Matteo. Matteo, io ci sto. No, non serve. Contate che gli haters, ragazzi, in realtà, secondo me, sono le persone che sotto sotto ti... non ammirano, ma ti... hanno avuto una reazione talmente forte al contenuto che hai fatto che devono esprimerla in qualche modo. Quindi non... cioè è una compulsione, quindi non è una cosa per cui mi arrabbio, cioè non è mai una cosa personale, secondo me. Non mi hai più risposto agli orecchini. Non ho un sito, purtroppo. Purtroppo non ho un sito perché li ho presi un po' dappertutto, un po' su Amazon, un po' nei mercatini. Non ho un sito. Poi a me piacciono molto semplici, molto molto semplici. Quindi di solito se li indosso metto tipo un semplice anellino, oppure se qualcosa di pendente metto tipo ho una piuma, una croce, tipo una forma di piuma, una forma di croce che trovi su Amazon, o anche mi ha regalato Claudia, quelli più fichi che ho sono di Vivienne Westwood, con la perla e tutto, ma sono per cose particolari. Invidia, quando la volpe non arriva lui dice che è acerba. A volte può essere anche invidia, ma comunque è sempre una cosa amorevole, diciamo. Io nel mio piccolo ho una pagina sui social e un sito, Vita Calcio Bollicino, in cui parlo di vino. Le view sono poche ma la passione è tanta, vado avanti da 10 anni, continuo senza badare al resto. Grande France, grazie mille per il commento. Marti ti inviano, ma a volte anche no, però dipende. Il buco all'orecchio dopo un anno si chiude perché ho perso tutti gli orecchini e non li ho più ricomprati. A me no, a me non si è mai richiuso. Pensavo anch'io, a me non si è mai richiuso. Però metti che tipo una volta ogni 2 mesi, un mese e mezzo, li rimetto per una sera, quindi non so se è per quello. Ed ecco ragazzi, siamo a un'ora di live. Se non avete più format da consigliarmi, possiamo anche andare a letto. Dopo tempo mi fa fatica a rientrare e poi fa male. Ah, a me non succede, non succedeva. E che penso che il buco chiuso sia un falso mito. Allora, metti che forse dopo tanti anni, se avevi un buco piccolino, metti che forse si può chiudere. Dipende anche come te l'hanno aperto. Però tendenzialmente se li hai messi nel modo giusto, con un buco fatto bene e tenuti per tanto tempo all'inizio senza toglierli, poi non penso che si vada a chiudere. Marti, io invece nel mio piccolo ho una pagina sul giornalismo sportivo, ho detto che voglio fare quello nella vita, ero arrivato a 3K, mi hanno bannata, ho dovuto ricominciare da capo, caspita, mi dispiace, mannaggia. Tra l'altro a proposito di giornalisti sportivi, c'è una serie bellissima sul sumo, in cui la coprotagonista è una giornalista sportiva che la mettono a fare giornalismo sul sumo e lei non vuole perché non le piace e poi invece se ne innamora. Si chiama Sanctuary, guardatela perché è bellissimo, scritto Sanctuary su Netflix, dura tipo 6 puntate. Prossima live ragazzi con Claudia parleremo del sumo. No, non è questo. Eccolo qua.
Sicuramente in questi giorni continuerò a pensarci e a fare caso su che tattico usano youtuber che seguo, così se mi viene in mente cosa ti riferisco. Grande Trudy, grazie mille. Volentieri. Va bene ragazzi, dai. Chiudiamo qui, un'ora di live, ci siamo, se no poi diventa troppo lunga. Che dire, grazie mille a tutti ragazzi, grazie mille per il supporto, grazie mille per le donazioni, Matteo, grazie mille per i consigli, grazie mille per avermi ascoltato e per tutti i pareri e le idee per i video. Quindi vi aggiornerò sicuramente su come va, vi aggiornerò sicuramente su che cosa scelgo e vedrete nei prossimi video magari dei format nuovi, magari per un periodo saranno cose un po' diverse, un po' particolari perché testerò per un po' e vediamo cosa succede. Se proprio va male ragazzi vado a Okinawa a fare il pescatore e chiudo tutto e via. A scrivere haiku di notte e a pescare il pesce di giorno. Interessante giornalista sul sumo, non sono mai stata informata, al momento parlo di calcio, che è la mia passione più grande. Caspita, non lo sapevo. Buonanotte l'incubo. Grazie a te come ogni volta, grazie Marti. Matteo, grazie a te che sei sempre il nostro grande mentore. È arrivato il momento che nel nostro piccolo di contraccambiare, ma non dovete contraccambiare niente ragazzi, io quello che posso fare lo faccio, date anche troppo voi ragazzi, soprattutto voi che siete qua, siete anche troppo per me. Nuovo progetto Pescatore Okinawa e inizia la nuova serie. Grazie a te, grazie Kawasaki. Grazie ragazzi. Ci aggiorniamo allora per la prossima live. Sarà martedì prossimo. Comunque vi aggiorno su Instagram, vi aggiorno su TikTok. Cioè scusami, su Discord. Buonanotte a tutti, buonanotte Trudy. Quindi vi aggiornerò su come va, vi aggiornerò su martedì la faccio, sì, e poi probabilmente giovedì prossimo no, perché sarò Luca Comics, però la farò il weekend con Claudio, quindi il weekend prossimo con Claudio. Buonanotte TBB, buonanotte Marti, buonanotte Matteo, ciao ragazzi, buonanotte a tutti, buonanotte Trudy, buonanotte notte Marco. Buonanotte ragazzi, buonanotte Marti, Kawasaki, Incubo, Matteo, Trudy, ciao a tutti, ciao ragazzi, alla prossima, buonanotte.